Amiche e amici interisti, ben ritrovati in questo episodio, uno dei più difficili in assoluto qua su Passione Inter. Dopo PSG Inter 5-0, una figuraccia epocale in finale di Champions League che sicuramente rimarrà come una macchia nella nostra storia e che macchia anche un po' l'immagine dell'Inter a livello planetario, inevitabilmente, vista la brutta figura in una finale guardata da tutti quanti. È un po' quella figuraccia che io temevo di fare 2 anni fa, cioè temevo che l'Inter potesse fare contro il Manchester City ad Istanbul e invece è arrivata oggi contro il PSG quando io pensavo davvero che l'Inter potesse giocarsela quantomeno, ecco, quantomeno giocarsela, cosa che l'Inter effettivamente non ha fatto e giustamente tanti di voi che ci seguono, ma anche noi lo abbiamo detto sia in live che poi nel club di Passione Inter dove siamo stati in collegamento fino alle 4 di stamattina per parlare un po' di tutti questi temi. Si può perdere contro il PSG in finale, si può perdere una finale, ma non così. Questo è un tema che è tornato tante volte e che abbiamo ripetuto tante volte. Ed è vero, è verissimo, tutti quelli che lo hanno scritto, lo hanno detto, hanno ragione. Il non così, però, rimane un po' sospeso lì, se dici solo questo. E allora io vorrei cercare di discuterne un pochino più a fondo per cercare di capire che cosa è successo, che cosa non è stato fatto, che cosa non è successo nella nostra Inter e che cosa potrebbe succedere. Perché io purtroppo, Simo, e adesso ti introduco subito, temo che comunque questo possa aver messo un punto, questa finale qua, e temo che il prossimo futuro, ecco, non sarà così semplice da affrontare e di sicuro, prima di tornare a questo livello qua, forse servirà tempo e tanto lavoro. Per cui questa di oggi è inevitabilmente una sconfitta, una disfatta che fa malissimo, anche perché rispetto a 2 anni fa, dove dicevi ne usciamo più forti e ci torneremo, questa volta non lo so. Simone Fritz, ben ritrovato. Ciao allora, ciao a tutti. Sì, è un po' la sintesi di queste ore. Il rischio che questo epilogo sia uno spartiacque pesante non solo nell'immediato, ma anche per i prossimi anni, banalmente per delle scelte che dovrai prendere, c'è. E è anche il momento più difficile in cui prendere certe scelte, perché vale nel calcio, vale nella vita, quando sei tanto coinvolto emotivamente in un certo momento, è lì Certo. che magari ti manca quella lucidità, quella capacità di visione ed è lì dove c'è il rischio di prendere scelte di cui poi magari puoi pentirti nel bene e nel male. Quindi sono tanto curioso di capire cosa accadrà nei prossimi giorni, un po' spaventato, sono sincero, e poi naturalmente tanto deluso perché purtroppo ieri è andata molto molto male, non me l'aspettavo. Non dico che mi aspettassi di vincere perché ero sincero quando dicevo che per me era proprio un 50-50 pur nella mia testa, cioè poteva tranquillamente essere vittoria nostra, vittoria loro, tutto mi aspettavo tranne che questo però, e penso che valga un po' per tutti. Direi proprio di sì. E allora dividiamo in 3 atti questo appuntamento di oggi in cui, cerchiamo di capire appunto che cosa è successo, perché questo 50 e 50 è diventato un 5-0 invece a livello di risultato. Parliamo poi di Inzaghi, perché è ovviamente un tema da trattare anche in ottica futuro, alla luce di quelle che sono state le sue dichiarazioni e di quelle che sono le notizie. E poi chiudiamo anche con i calciatori, la rosa e il discorso sul questa rosa è stata sopravvalutata, ne parleremo. Io, Simo, ti dico subito, secondo me questa partita non deve essere presa troppo, nel senso che non puoi buttare via tutto alla luce di questa partita. Sono d'accordo con te, non è questo il momento di prendere le decisioni forti, dovevi avere le idee già chiare prima. Questa partita così magari ti può dare un'ulteriore spinta, ti può dare ulteriori indizi, ulteriori segnali di una partita che ti presenta un po' il conto su diverse cose. Una partita in cui però intanto Luis Enrique ha completamente ingabbiato Simone Inzaghi. Purtroppo da un punto di vista tattico in questa partita qua Luis Enrique ha completamente ingabbiato Inzaghi e l'ha vinta lui. Ieri ne parlavamo nel club, sono d'accordissimo con Mario, l'abbiamo sottolineato subito in diretta, quel calcio d'inizio battuto subito in avanti così totalmente a caso e noi ci siamo chiesti ma perché? Cioè che roba è? Rivedendola col senno di poi, è tutto più facile col senno di poi, ovviamente, soprattutto la nostra posizione, è stato subito un modo per buttare la palla in avanti e mettere pressione subito all'Inter fin dal primo minuto. E, e quindi è stata una lezione tattica, un po' come Luis Enrique ci aveva già dato, comunque la Spagna ci aveva già dato con le nazionali, in cui in più io ci aggiungo una squadra che a livello mentale è andata in blackout totale. Giocatori
che non sono al livello di quei giocatori là che comunque sono fortissimi, giocatori che sicuramente sono sopravvalutati dal contesto di squadra, che hanno valorizzato ulteriormente alcuni diversi giocatori della nostra rosa, ma i bastoni, il Cianoglu scomparso anche ieri come a Istanbul, il Barella pessimo, il Di Marco che abbiamo visto ieri, non sono quelli che abbiamo visto ieri in questa partita qua. E quindi io, ripeto, col senno di poi è molto facile. Ad Appiano Gentile avevo visto, secondo me, un clima giusto, come ho detto più volte, per preparare questa finale. Allo stesso tempo, il giorno dopo, quando ho sentito un'intervista a Frattesi che non avevo sentito lì ad Appiano Gentile, quelle sue dichiarazioni mi hanno cominciato a martellare in testa da quel momento in poi. E sentire Frattesi che dice siamo nel terribile limbo del potevamo vincere tutto, rischiamo di non vincere niente. Secondo me questo concetto, martellando nella testa, si è alimentato e si è acceso di tutta questa attesa e fallimento tattico della gara, unito a questo blackout mentale, ha portato alla distruzione totale in questa partita. Concordo al 100% perché partendo dall'ultima cosa che hai detto, siamo arrivati a un punto tale per cui l'incubo di dover vincere la Champions per non arrivare ad un epilogo fatto di commenti devastanti, ce lo siamo trovati lì. Nonostante io rimango della mia idea, e che ho portato avanti da settimane, da mesi, la Champions è un percorso a parte e l'Inter lì, dal punto di vista economico, è un'intrusa. Non fa parte delle squadre che sulla carta arrivano in finale. Motivo per cui, ma nemmeno in semifinale probabilmente, motivo per cui se ci arrivi, lasciando perdere come è venuta fuori la sconfitta, ma se ci arrivi e perdi, sarebbe stato più clamoroso perdere per una squadra come il PSG che ha investito tutti quei soldi lì e 2 anni fa il Manchester City. Poi ripeto, è chiaro che perdendo così devi dire anche delle cose in più, non puoi fermarti a questo. Però questo è il tema, essendo arrivati alla fine della stagione con come ultimo obiettivo raggiungibile a livello cronologico la Champions, è normale che un po' mediaticamente questa cosa venga fuori. Sulla partita io penso che sì, allora Luis Enrique ha fatto un capolavoro. Io penso anche però che dopo 4 anni di questa gestione fatta di tutto quello che abbiamo visto in questo periodo, un gioco che conosciamo, punti forti, punti deboli, abbiamo già visto partite contro squadre che hanno messo in campo quello che ha fatto il PSG. Quindi non è comunque secondo me accettabile che di fronte a delle difficoltà come quelle tu non sia stato in grado veramente di muovere un muscolo. Perché adesso, non per fare un paragone sui valori, però la Real Sociedad, l'abbiamo nominata 1000 volte, 2 anni fa ci fa una partita di intensità, di pressing. Facciamo fatica, non vinciamo con la Real Sociedad, quindi diciamo, è l'esempio che ci dimostra che in quel modo ci mette in difficoltà. Ma non perdiamo 5-0. Cioè non usciamo completamente dal campo. Poi ribadisco, loro non hanno Doué e Dembélé, la Real Sociedad, quindi questo è anche un altro dei motivi. Ma non è comunque sufficiente. Cioè io l'Inter che ho visto ieri è stata una squadra irriconoscibile nel senso letterale del termine. Se tu mi avessi detto questa è l'Inter, non ti avrei creduto, sulla base dei risultati che ho visto nei 4 anni prima. Ho visto delle facce intimorite e smarrite, come ho ripetuto spesso questo termine ieri, che mi sembra molto centrato, e a questo punto, ricollegandomi anche a quello che dicevo prima, che hai detto anche tu, mi viene da pensare che davvero all'interno della testa dei nostri giocatori si fosse sedimentata l'idea che bisognasse vincerla per forza, per evitare stravolgimenti. Ed è una cosa che purtroppo non andava, cioè è una cosa abbastanza inconscia, non è che scegli di pensarla così, però sulla base di quello che dicevamo prima, dei valori di un Inter che non sarebbe dovuto essere lì dal punto di vista economico, si doveva prendere con un pizzico di leggerezza in più. Lo dico in senso teorico, perché è chiaro che non sia facile, però per come è andata la stagione ho la sensazione che siamo arrivati al punto tale che la pressione ha schiacciato talmente tanti nostri che non solo hanno perso, ma hanno perso così. Perdere ci stava, ma vedendo un Inter smarrita, vedevo giocatori che hanno ormai decine e decine di partite in Champions, trofei vinti, bastoni, Barella, irriconoscibili letteralmente, sì, mi fa pensare che ci sia qualcosa di più rispetto al semplice pressing su Sommer, cose così, che comunque sono elementi da considerare. Hai detto una cosa giustissima, Simo. Questa è una cosa che io dall'esterno fatico a identificare, a dire che cosa effettivamente è successo nella testa dei giocatori. Quindi io riporto un attimo l'analisi, un passo indietro e poi torno su quello che dicevi tu,
per capire cosa è successo in partita. Allora, partiamo dal presupposto che il PSG, lo abbiamo detto, probabilmente intanto ha fatto la partita perfetta, quindi l'avversario è stato devastante, bravissimo, non ha sbagliato nulla a livello di scelte, eccetera, eccetera. Pensavo e credo ancora in realtà che come picchi di livello negli attaccanti soprattutto sia inferiore al Barcellona e che il Bayern comunque sia su questo piano qua come forza. La differenza è che rispetto al Bayern e al Barcellona questi hanno un allenatore straordinario, comunque, molto bravo, e sono molto più squadra, molto più equilibrati anche come squadra, quindi rispetto al Barcellona soprattutto. Quindi partiamo da questo presupposto qua. Cosa c'è stato di diverso nell'Inter rispetto a Bayern e Barcellona? Intanto che il Barcellona e il Bayern non sono mai stati così in svantaggio, nettamente, e non siamo andati così in difficoltà fin da subito. Quindi, secondo me, la partenza aggressiva, cioè la vittoria tattica di Luis Enrique è stata anche proprio strategica nell'aggredirti subito. Riescono a farti quel 2-0 subito. L'Inter non è mai stata in svantaggio, è stata in svantaggio per 17 minuti in tutta la Champions e per al massimo 370 secondi in totale. Vai sotto 2-0, lì inizia tutta un'altra partita in cui noi storicamente quest'anno abbiamo fatto tanta fatica a ribaltare le gare, abbiamo fatto tanta fatica anche contro avversari modesti, figuriamoci a questo livello qua. E, e noi penso che Inzaghi avesse impostato la partita sul teniamo una difesa abbastanza bassa, loro cercano un sacco le imbucate per vie centrali e noi dal primo gol, dove Di Marco non ho capito dove fosse in quella situazione lì, e in generale comunque queste imbucate non ne abbiamo intercettata una, abbiamo subito dato molta fiducia al PSG che su questa fiducia ci ha martellato e è andato 2-0. Lì provi a fare dei cambi, poi sei anche sfortunato con l'infortunio di Bissac, ma in generale prendi il 3-0 appena alzi un po' la linea per poter andare a riaprire la partita. Quindi quando vai sotto così sei uscito già dalla partita, non hai dato nessun segnale e non c'è stata nemmeno una giocata, una svirgolata, un minimo errore loro che ti potesse riaccendere un po' l'entusiasmo. Quindi per me le partite e disfatte come questa vivono molto anche di questi momenti qua che non hanno permesso di riaprirla. Ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa su questo, Simo, se no vado ad un altro tema poi. Sì, nel senso, son d'accordo in parte, nel senso che è vero quello che dici, soprattutto, rispetto al fatto che ieri è stata una novità, il fatto di essere andati sotto per 2 gol e per così tanto. Allo stesso tempo io resto anche convinto che non abbiam preso 2 gol come il Milan di Pioli nella famosa semifinale in 7 minuti. Allora lì ti avrei detto: "Porca miseria, ci hanno rullato". Noi abbiam preso 2 gol in 20 minuti, che sono pochi, ma non sono pochissimi. È questo il tema. E il primo è arrivato dopo 12 minuti e il secondo c'è stato un altro stacco in mezzo. Cioè c'era tutto il tempo, secondo me, per capire quello che stava succedendo e per reagire sulla base di elementi che l'Inter ha già dimostrato di avere. Ed è questo il fatto. Cioè io posso anche essere sorpreso, posto che poi il PSG non si è inventato nulla di nuovo. Quindi non è che dici, sai, ho affrontato una squadra che ha sempre giocato in un modo e hanno rivoluzionato tutto e allora mi sorprendono. Non è stato così. E comunque, nonostante questo, sono passati, ripeto, dei minuti. I primi 12 minuti, lo facevo notare anche ieri a caldo, sono emblematici. Ancora prima del gol tu vedevi che delle cose non funzionavano, ma noi non avevamo nulla, non riuscivamo a mettere nulla in campo, né dal punto di vista tattico né mentale, per andare contro questa cosa. Quindi è vero, è vero che andare sotto 2-0 è una novità e ci ha sicuramente creato dei problemi, ma per come la vedo io è una spiegazione che può starci in parte. Sarebbe stato corretto se avessimo preso 2 gol al terzo e al sesto minuto, allora sì, ma 12-20, per quanto pochi, non sono così tanto pochi per giustificare un blackout completo, per una squadra come l'Inter ovviamente, del livello dell'Inter. Questo secondo me. No, no, questo è vero. Io lo aggiungevo come elemento aggiuntivo. Nel momento in cui poi vai 2-0, lì è iniziata Sì, proprio da lì in totalmente poi la partita del PSG. Però quello che dici assolutamente è verissimo. Io, Simo, vado verso il prossimo tema, che è quello legato a Simone Inzaghi, che in parte comunque abbiamo già trattato, perché questa è una sconfitta comunque che comunque mette in discussione la strategia di Simone Inzaghi, inevitabilmente, su alcune scelte e su come poi è stata gestita la gara a gara in corso. Detto che tu prima hai detto una cosa giustissima, l'Inter in teoria non dovrebbe stare in finale, forse nemmeno in semifinale, e noi
l'abbiamo detto da prima della semifinale, se vai a vedere i conti, i bilanci, i mercati, eccetera, l'Inter in semifinale era la Cenerentola, era un po' l'intrusa, e l'albo d'oro della Champions League. Adesso, Simo, quanti anni è che non c'è una sorpresa nella vincente della Champions League? Penso la Quella sorpresa di... siamo stati noi forse la sorpresa, o il Monaco, il Porto col Monaco. Forse più quello. Quindi il fatto che la Champions League, più che mai, soprattutto in questo nuovo formato, porta in fondo le squadre più ricche, perché possono prendere giocatori più forti, possono investire tanto. Mi hanno girato tra l'altro anche un tweet su X dove dice: come si può essere realmente sorpresi che questa partita sia finita 5-0? Il confronto tra il monte ingaggi 650 milioni a 150, le spese dal 2023 al 2025, il Paris Saint-Germain 700 milioni, l'Inter 150. Poi in tanti mi diranno, però hanno venduto Mbappé, hanno cambiato tanto, hanno perso tanti big. È vero, però hanno costruito andando a prendere giocatori fortissimi, perché lo ripeto, Vara 70 milioni, Barcola altri 45, Due altri 50, Dembélé, giocatore che è stato completamente reinventato da Luis Enrique, ma era un giocatore pagato più di 110 milioni, quindi un giocatore comunque di valore, e tutto il resto non c'è paragone. Io continuo a dire che l'Inter è arrivata qua grazie al lavoro di Simone Inzaghi, che ti ha permesso di essere dove teoricamente non dovresti stare, per quello che è il tuo valore e per quello che è il tuo livello. Quindi, diciamo, è un po' sia il lato positivo che quello negativo, non so come dirlo. È abbastanza paradossale immaginare, ecco, che arrivi a questo livello grazie ad un lavoro che però con una sconfitta così finisce in discussione, con l'allenatore che post partita, tra l'altro la domanda e come ha risposto Letta ha fatto un certo effetto. Non so se andrò negli Stati Uniti, intanto la riportate. In realtà, Simo, partiamo proprio da questa dichiarazione che fa Inzaghi. Lui dice: in questo momento non so rispondere a questa domanda. Riascoltandolo mi è sembrato molto coerente con quello che ha detto prima. Dopo la finale ci incontriamo e decidiamo per il bene dell'Inter. Più o meno è stata la stessa risposta. Non è una novità questa dichiarazione qua, secondo me. No, infatti riascoltandolo è vero, cioè noi ieri l'abbiamo letta live dalle dichiarazioni scritte e mi è venuto un mancamento, nel senso che da come l'hanno messa giù sembrava davvero un addio non detto con le parole chiare, ma fatto intendere. Invece poi riascoltandola non è comunque una dichiarazione edificante da quel punto di vista, ma è un pochino diversa. Sul tema di Inzaghi, io in questo momento chiaramente ha tante dita puntate addosso e ci sta e lo capisco. Io continuo a rimanere della mia idea, e che è quella che hai detto anche tu e che sto ripetendo da tempo. L'Inter è arrivato a un punto... Quello che è successo quest'anno in Champions, con le dovute proporzioni, è quello che è successo al primo anno di Inzaghi, laddove tu arrivi da un'estate devastante, ma io mi ricordo che avevo paura, non sapevo cosa sarebbe successo alla mia squadra dopo pochi mesi, per come veniva raccontata. Era stata un'estate devastante, con tutte le perdite, giocatori venduti, eccetera, eccetera. E lì si diceva, quest'anno abbiamo bisogno di fare di necessità virtù, anno di transizione, puntiamo al quarto posto, arrivi secondo a 2 punti. È un po' quello che è successo adesso. Cioè, non dovevi arrivare fin lì, ci sei arrivato, l'hai mancata per un attimo, anche per colpe tue, per carità, perché quella stagione poteva essere finita in maniera diversa, e ti prendi le colpe di non essere riuscito a raggiungere un obiettivo che a inizio percorso, quando eravamo tutti sullo start, non era neanche preventivabile. Lo stesso, con le dovute proporzioni in campo europeo, è successo quest'anno, secondo me, perché non era preventivabile che tu arrivassi in finale e che giocassi per vincere la Champions. L'hai persa in maniera fragorosa, e questo quindi chiaramente diventa un tema, però comunque resta il fatto che tu non dovevi essere lì, teoricamente. E quindi in vista del futuro poi rientrano tanti altri discorsi che adesso immagino faremo, però io non posso dimenticare tutto questo. E prima hai citato il nostro Mario nel club, che saluto, lo cito anche io, perché ieri secondo me ha detto una cosa che ho sentito dire più volte, ma che mi permette di tornare su un concetto importante. Lui dice: probabilmente Inzaghi arriva a 30 e non riesce a fare 31, oppure arriva a 99 e non riesce a fare 100, un po' come volete. Ed è una cosa che dicono in tanti, e in parte posso anche capire. Quello che io ripeto però quando mi si dice questo è che se tu cambi Inzaghi, parti dal presupposto che per fare da 0 a 99
ci voglia un attimo. Chiunque arrivi qui schiocca le dita e fa da 0,99. Quindi basta trovare quello che nella tua testa potenzialmente ti fa fare da 99 a 100 e tu fai il triplete ogni anno. Non è così, almeno secondo me. Se tu oggi mandi via Inzaghi e cambi Inzaghi, devi ripensare a tutto, cioè devi mettere in discussione anche il fatto di riuscire a fare da 0 a 99. E allora attenzione, è meglio avere un allenatore che ti dà la garanzia, sono 4 anni che ci dà la garanzia, di fare da 0 a 99 e magari hai poche chance di arrivare a 100, o prendere un allenatore con cui quell'uno in più magari hai più chance di farlo, ma hai molte meno chance sulla carta di fare da 0 a 99, perché è un attimo uscire dal giro. Attenzione, io ieri facevo notare, non mi ricordo se eravamo già nel club o in diretta, forse eravamo ancora in diretta, il Milan con Pioli, anche qui con le dovute proporzioni, fa lo stesso discorso. Fa 2 anni, arriva primo e secondo, lo odiano tutti perché poi perde i derby, anche lui aveva i suoi problemi, per carità, però il concetto che molti tifosi dicevano era: mandi via Pioli, risolvi il problema. È lui il problema. Sono arrivati noni. Ed è un attimo uscire dal discorso. Non penso che l'Inter passi da prima a nona, non voglio trasmettere questo messaggio, ma se sbagli qualcosa in più arrivi quinto, fai 8 passi indietro per come è il calcio oggi dal punto di vista economico. Quello è il discorso secondo me, perché poi c'è di mezzo anche, e chiudo, un mercato che si prospetta molto diverso, i giovani, ridimensionare il monte ingaggi. Se tu unisci tutto, io comincio a preoccuparmi un po', ecco. Hai detto un sacco di cose giuste, Simo. Mi è piaciuto soprattutto il parallelo con Pioli, sono d'accordo. Il discorso dell'1 al 31, vabbè, ci siamo sentiti anche nel club, quindi su questo più o meno sapevo come la pensavi e come la pensiamo. Ti faccio un po' l'avvocato del diavolo, ti porto un po' di contro risposte che abbiamo ricevuto e di contro considerazioni. Intanto, la prima cosa anzi, ti faccio una domanda. Inzaghi, secondo te, dall'anno 0, dall'anno 1 in cui è arrivato ad oggi, è migliorato intanto? Sì, ma non in tutto. Perché ha fatto dei passi avanti sicuramente da tanti punti di vista. Io vedo ancora degli errori che rivedevo al primo anno. E quindi questo è un problema, perché da un allenatore che è una persona che io ritengo molto intelligente e da uno staff che ci ha dimostrato più volte di avere fatto un ottimo lavoro, certe cose io pensavo dopo 4 anni di non rivederle più, e invece purtroppo le rivedo ancora. Quindi sì, ma non in tutto, e purtroppo questi errori certe volte sono proprio in certe partite emergono in maniera chiara. Ecco, io in risposta a quello che dicevi tu, la sensazione, leggendo e sentendo quello che è stato detto, è che l'Inter si voglia tenere questa garanzia dello 0 fino a 99, cioè la garanzia che Simone Inzaghi ti ha dato in questi anni. La dirigenza sta continuando a ribadire di voler andare avanti. Il tema che si pone in questo momento è: uno, riesci a confermare un allenatore dopo questa sconfitta qua? Perché dico questo? Perché intanto in Italia allenatori che vanno oltre i 4 anni in un posto, già 4 anni sono un'enormità. Oltre i 4 anni, forse li contiamo su una mano nel XXI secolo, e all'Inter poi ancora di meno, veramente. Quindi già questo è un segnale. 4 anni sono tantissimi. Confermarlo, e io ripeto, non sono d'accordo con chi dice questa cosa, ma per tanti Inzaghi è l'allenatore che ha buttato via 3 scudetti. Chi non dice 3 dice comunque 2, ma gran parte dicono 3. E ha perso 2 finali di Champions League, di cui una con un 5-0 che è la sconfitta più clamorosa in una finale di sempre probabilmente. Tu dai la fiducia a questo allenatore, riparti così, a settembre pronti via, magari seconda giornata c'è un derby. Perdi il derby perché l'Inter quest'anno preparazione non la farà. Come gestisci una situazione del genere? Cioè, come fai a gestire una situazione del genere? Perdi 2 partite di fila, ti trovi un po' in difficoltà. È un attimo che torni alla stagione 21-22 dove si comincia a parlare di traghettatore, di Chivu e di queste situazioni qua. Quindi, cioè, se tu lo confermi perché ci credi, fai una scelta molto forte e allora le strade sono 2: o gli dai un mercato per una volta in linea con il valore di questo allenatore, con le ambizioni di questo allenatore, e dici: ok, fino a qua è arrivato a 30, non ha fatto 31, ma anche perché il nostro mercato è sempre stato un mercato di tappabuchi, di metto un cerotto, o comunque di scelte conservative e di risposta al mercato e non di aggressione al mercato. Questa volta
lo confermo, gli faccio un mercato aggressivo e vediamo se per una volta questo allenatore qua mi fa fino a 31 grazie anche a un mercato che può dargli qualcosina. Questa è una strada. Dall'altro lato lo confermi, altrimenti, con un mercato che è in linea, o comunque che cambia rotta sicuramente, perché dovrai ringiovanire, e questo adesso ne parleremo, sicuramente cambi rotta rispetto agli ultimi anni, però magari non lo fai così aggressivo che non vai a prendere il 2 di turno o lo Kvaratskhelia di turno, vai a prendere profili più bassi, però se lo confermi, gli dai fiducia dopo questa disfatta qua, gli devi dare fiducia con una protezione maggiore anche in termini di quello che dichiari. Perché se tu il primo anno parti con l'obiettivo quarto posto e poi lo metti in croce perché non ha vinto lo scudetto, c'è già, secondo me, un qualcosa che non torna nel discorso. Se tu quest'anno confermi la rosa, e io ribadisco, per me questa è una rosa che non dà troppi alibi all'allenatore, nel senso che avessi fallito completamente la stagione con quinto posto, fuori agli ottavi, eccetera, eccetera, Inzaghi non avrebbe avuto alibi della rosa, secondo me. Allo stesso tempo, non è una rosa questa, soprattutto con i colpi Palacios, Josep Martinez, eccetera, con cui puoi dire alla rosa del 20° scudetto ho aggiunto, quindi provo a vincere tutto. Cioè, se tu mi dici con il mercato scorso voglio vincere tutto, non ci siamo. E se tu di nuovo quest'anno confermi Inzaghi, gli fai un mercato di ringiovanimento che avrà bisogno di tempo, eccetera, e mi dici dobbiamo riprovare a vincere tutto, non ci siamo. Mi aspetto in modo chiaro si dica questa è una stagione con cui riapriamo un nuovo ciclo, se vai a fare un mercato di questo tipo qua, senza essere così aggressivo. Quindi la conferma è delicata. Se non lo confermi, o comunque se ne va, è un po', secondo me, è preoccupante anche perché significa che non sei stato in grado di garantire un progetto ambizioso ad un allenatore che comunque sembra ambizioso, anche se poi bisognerà parlare anche di altre cose, anche su Simone Inzaghi. Però ti lascio un attimo la parola se vuoi intervenire. Sì, hai toccato tanti temi interessanti. La mia preoccupazione rispetto alla prossima stagione è proprio questa, cioè noi in questo momento ci ritroviamo all'interno della situazione peggiore, in cui non sai come l'allenatore e i giocatori metabolizzeranno questa sconfitta, e già questo è un punto di partenza, perché magari Marotta può essere sincero quando dice noi vorremmo continuare con Inzaghi, ma potrebbe anche rendersi conto che è una cosa che non è possibile fare perché mentalmente lui, il gruppo o entrambi sentono troppo questa debacle e devi proprio fare un cambio dal punto di vista proprio fisiologico, quasi mi verrebbe da dire. C'è questo rischio, non lo sappiamo noi. Dall'altra parte c'è il rischio opposto che tu hai perfettamente delineato e che io già mi vedo nel futuro. Stai tranquillo che io già me lo vedo. Se Inzaghi viene confermato, con tutti i dubbi che ci sono intorno da parte anche di molti tifosi, la stampa che è sempre pronta, io già me lo vedo che la prossima stagione al primo pareggio ricominciano tutte queste voci, e in parte lo capisco, però attenzione perché rischi di guastarti un intero anno se riparti in questa maniera qui. Quindi o davvero fai un'opera di protezione mediatica, mi verrebbe da dire senza precedenti, perché questo è un altro tema che in questi 4 anni abbiamo affrontato, come mediaticamente la dirigenza soprattutto si è posta sulle varie questioni, altrimenti rischi di buttare una stagione a settembre. Questa è la situazione. Dopodiché io dico anche un'altra cosa, andiamo nel pratico. Altra cosa che io ripeto sempre quando mi trovo a discutere con chi vorrebbe cambiare Inzaghi. Andiamo nel pratico. Se tu oggi mandi via Inzaghi, chi prendi? Perché io ho sentito, i 3 nomi principali che ho sentito in queste ore sono Fabregas, Chivu e Vieira. Il mancamento che mi è venuto ieri quando ho letto le parole di Inzaghi lo replico adesso, con tutto il rispetto per questi 3. Cioè, perché poi il concetto del dire cominciamo un nuovo ciclo, rivoluzione anche nell'approccio, i giovani, eccetera, tutto bello, tutto anche condivisibile. Però tu oggi vuoi cambiare un allenatore perché non hai vinto nulla, e questo comunque è un fatto, ma non hai vinto nulla arrivando in finale di una competizione, in semifinale di un'altra e a un punto dall'altra ancora. Quindi attenzione, cioè se tu vuoi cambiare ciclo e vuoi ridimensionarti, perché questa cosa non si può smentire dai fatti, se tu oggi mandi via Inzaghi e prendi uno di questi 3, ti ridimensioni anche in panchina. Anche il meno estimatore di Inzaghi non può negare questa cosa.
Quindi attenzione, perché poi devi anche accettare, se questa è la scelta in panchina e quelle che ci stanno facendo capire sono le scelte di mercato, devi anche accettare che probabilmente non si vinca l'anno prossimo. Magari si giochi per arrivare terzi o secondi. Sì. In Champions League, ottavi, bene, dagli ottavi in poi vediamo. Siamo disposti ad accettare questo? Io, se me lo dici chiaro e se mi dici ho una visione perché magari il primo anno è così, ma dal secondo in poi torniamo a competere, posso anche accettarlo. Non so se tanti dei tifosi che oggi vorrebbero mandare via Inzaghi sarebbero disposti a farlo. E allora potremmo ritrovarci nella stessa situazione in cui oggi ci troviamo a livello di proprietà, quando c'era Zhang e lo odiavano, lo volevano mandare via perché non spende, eccetera. Arriva Octrier e rimpiangiamo Zhang. Molti. Per gli investimenti, per la visione. Attenzione, perché anche con l'allenatore può succedere la stessa cosa. Se mando via Inzaghi, che ha tutti i suoi difetti, tutti i suoi problemi, e ne prendo un altro, posso trovarmi tra un anno a dire forse rimpiangevo Inzaghi perché forse era meglio. Questo con tutto il massimo rispetto per i nomi che ho citato prima e gli eventuali altri, perché Fabregas è un bravissimo allenatore e anche gli altri hanno fatto bene. Però che tu oggi mi dica con quei tre lì ho più garanzie che con Inzaghi, secondo me è esercizio di grandissimo ottimismo. Senza contare, perdonami, loro un flash, che è anche l'estate peggiore in cui faresti i cambiamenti, perché tu adesso hai il mondiale, non fai la preparazione, il mercato l'hai iniziato e anche lì l'hai iniziato per chi? Per Inzaghi? Per un altro? Cioè è l'estate peggiore in cui operare un cambio, una rivoluzione di questo tipo. Ti dico due cose così ti faccio una domanda. Allora, intanto i nomi sono quelli, nel senso che già la scorsa settimana, se vi ricordate, ne abbiamo parlato, il nome che si faceva, diciamo, nei corridoi di Appiano, eccetera, era quello di Fabregas, con Chievo e Vieira, opzioni di cui si era già chiacchierato. Sul tema mercato è vero, poi ci arriviamo. Io credo che comunque l'acquisto di Sucic sia un acquisto che va bene a prescindere. Luis Enrique lo puoi utilizzare da quinto, lo puoi utilizzare da ala, quindi lo puoi utilizzare in vari ruoli. Per ora, diciamo, i primi colpi che l'Inter ha fatto sono un po' validi un po' per chiunque, forse, come modulo. La domanda che ti rifaccio, ti ributto subito la palla nella tua metà campo, è: se rimane Inzaghi, comunque l'Inter non si ridimensiona, secondo te? Cioè, io credo che comunque la prossima vada verso una stagione di transizione, almeno questa è la sensazione che vedo oggi. Poi, se tu cambi Inzaghi con il Fabregas di turno, io non ho nulla contro Fabregas, però è ovvio che dopo un solo anno di Serie A col Como è un altro status, è un'altra cosa comunque come partenza, quindi gli devi dare proprio un'altra fiducia e un altro tipo di respiro. Mi viene da pensare, se tu dai in mano a Fabregas questa rosa, così mi collego anche ai giocatori, che è secondo me sopravvalutata dal gioco che è stato portato, va ribaltata, cioè va cambiato un bel po', vanno messi in discussione anche dei punti cardine di questa squadra. Sì, e attenzione anche al modo di lavorare a cui è abituato Fabregas, perché al Como lui è stato abituato a scegliere i giocatori, ad avere un mercato tranquillamente, diciamo, aperto ad investimenti importanti, non da Como, perlomeno così sulla carta, mentre all'Inter verrebbe in un contesto molto diverso. Non so se avrebbe tutta questa libertà di scegliere gli specifici giocatori, non so se individuato il giocatore X avrebbe la libertà totale da parte di proprietà e dirigenza nel poterlo prendere. Quindi poi anche lì, cambiando completamente il metodo di lavoro, non è detto che le cose vadano allo stesso modo. Io non voglio passare per lo strenuo difensore di Inzaghi, io sono un inzaghiano e non mi nascondo, però io sono aperto anche a chi mi dice cambiamolo. Il problema, ripeto, è che voglio soluzioni concrete, perché io l'anno prossimo vorrei avere l'Inter ai nastri di partenza con le migliori possibilità di poter vincere quello che può vincere. E il problema è questo: non vedo, magari sono miope io, chiedo a te, chiedo a chi ci sta ascoltando di portare degli scenari concreti, però io non vedo soluzioni alternative che ad oggi mi permettano di pensare che a metà agosto, quando inizierà la stagione, l'Inter abbia più chance di vincere di quante non le abbia oggi. E non vuol dire che la situazione di oggi sia rose e fiori, perché come dicevamo prima, il rischio che qualcosa si sia rotto dopo questa stagione, questa sconfitta, c'è. Quindi anche confermando Inzaghi potresti fallire. Non è mica una cosa impensabile. Però questo non lo sappiamo. E ragionando su quello che abbiamo come materiale, cioè nel nostro caso 4 anni di lavoro e quello che è stato, io comunque mi sentirei più tranquillo
potendo avere una stagione con ancora Inzaghi in panchina, che non un'altra scommessa. Poi se mi dici, guarda, Klopp ha cambiato idea, non vuol più fare il manager e viene a fare l'allenatore dell'Inter, vabbè, allora cambia il mondo, ma qui parliamo di utopia, cioè gli scenari concreti sono quelli che dicevi prima, di Fabregas, di Chivu, di Vieira, eccetera, eccetera. Mi è venuto un flash, Simo, così andiamo verso la Vai. conclusione. È vero, nel senso che con Inzaghi sulla carta, ma questo è un po' il discorso che si faceva anche l'anno scorso sul mercato. Sulla carta confermi tutti i big, sai cosa puoi aspettarti, non ti assumi il rischio. La controrisposta che in tanti ci fanno oggi è il PSG ha avuto il coraggio di privarsi dei Messi, Neymar e di Mbappé soprattutto, sono andati su dei fenomeni giovani e hanno vinto. Il Però Napoli ha avuto... giocatore e tecnico sono due cose molto diverse. Sì, son d'accordo, sono d'accordissimo. No, allora di sicuro se tu mi dici riparto con Inzaghi, riparto con Fabregas, di base di partenza, io penso che con Inzaghi ho più possibilità di vincere il prossimo anno, di base, perché so già cosa conosce l'ambiente, non ho la paura di un Thiago Motta bis, del salto che comunque è piuttosto importante, come ha fatto Thiago Motta alla Juve che ha fallito questo salto dal Bologna. Però io in questo momento sono preoccupato, come l'ho detto anche a Anch'io. caldo e lo ribadisco, però ti do come sempre anche diciamo, il cucchiaino di zucchero nel caffè per vedere se diventa meglio. Quest'anno noi perdiamo il campionato anche perché la Champions League ti porta via tantissime energie. Io ti dico, per la prossima stagione, sulla carta, immagino che comunque l'estate di mercato ci porterà ad essere un'incognita superiore rispetto a quest'anno, che non è detto più meno forte, perché magari Sucic diventa un fenomeno subito e il messaggio che ci hanno mandato dalla Dinamo Zagabria l'altro giorno è stato piuttosto esaltante, per dire. Luis Enrique magari arriva, fa 12 gol, non lo sappiamo, ecco. Al momento sulla carta vai verso una squadra con più incognite, perché è più giovane, perché dovresti cambiare tanto, eccetera, eccetera. Però, intanto la brutta figura che hai fatto in Champions League e la delusione per lo scudetto, che è stata una delusione forte, secondo me ti rifocalizza un po' di più sul campionato. Quindi riparti un po' più centrato sul campionato. In più è abbastanza cioè è stato quasi improbabile, impronosticabile vedere l'Inter in finale. È prevedibile che l'anno prossimo esci un attimo prima dalla Champions. Uscendo un attimo prima, secondo me, tanti punti che hai buttato via in questo campionato non li butti via l'anno prossimo. Quindi, se l'anno scorso l'Inter, per me quest'anno l'Inter era da 86 punti circa, come dicevo, e qualcosa l'hai perso per errori, per disattenzioni per la Champions, magari l'anno prossimo l'Inter sarà da 79-80 punti, però dalla Champions magari esce agli ottavi, cosa che non mi auguro, però potrebbe succedere, quegli 80 ti diventano 83, che quest'anno sarebbe stato scudetto. Questo è un po' il mio cucchiaino di zucchero, ecco. No, sono riflessioni corrette. Infatti penso anch'io che l'anno prossimo, per forza di cose, ci si debba riportare un attimo con la testa e con gli occhi nei confini domestici. Non snobbando la Champions, perché so già che il commento è: ma come avete dato tutto l'anno della Champions? Non snobbando la Champions, anzi, la Champions deve rimanere una priorità, perché i soldi che ti dà per fare poi il mercato e tutto quello che serve, te li dà la Champions più che il campionato. Però è stato chiaro fin da subito che, per quanto tu sei riuscito ad arrivare fino alla 38esima giornata con delle chance pur minime di vincere lo scudetto, era chiaro agli occhi di tutti, proprio anche per come erano le prestazioni in campo, che quest'anno la Champions facesse scattare qualcosa di diverso nella testa dei nostri. Quindi l'anno prossimo io mi aspetto appunto che quella stessa attenzione che quest'anno hai messo alla Champions torni a metterla sul campionato e quindi torni a competere senza fare tanti errori, senza perdere una valanga di punti come quelli che hai perso in campionato, e in Champions si faccia un percorso più nelle nostre corde, per tornare a quello che dicevamo prima. Ottavi, quarti, cioè al momento fatturato, monte ingaggi, sono quelle, è quella la nostra dimensione, il resto è aggiunto dal lavoro e da tutto il resto. Però torno a dire, dipende anche da chi sarà a gestire e chi sarà il manico. Io insisto su questo punto, che farà arrabbiare molti, ma ne sono convinto. Se tu oggi togli il manico di questa squadra, che è il tecnico, togli tanti difetti, ed è vero, ma togli anche tantissimi pregi. E quindi io voglio capire poi da chi vai, a chi metti in mano questa squadra. Fabregas, ripeto, bravissimo, cioè mi piace tanto,
tra i nuovi, diciamo, è sicuramente uno dei più interessanti. Sì. Abbiamo la garanzia, però, che a fine maggio siamo ancora qui a parlare di potenziale scudetto. Non voglio parlare di Champions, ma potenziale scudetto. Per me no. E quindi Però, lì è il discorso. però Simo, se tu sei chiaro con me e mi dici prendiamo Fabregas perché lo vogliamo confermare 3 anni, cosa che è impensabile fare in Italia, lo vogliamo confermare 3 anni, vogliamo ripartire e siamo in una fase di transizione perché siamo in mano ad una proprietà che non è che sono arrivati gli arabi, hanno detto voglio comprare l'Inter, voglio investire sull'Inter e farla grande. Noi siamo in mano ad una proprietà che si è ritrovata in mano l'Inter senza volerla e non ha intenzione di gestirla per portarla in alto, vuole sistemare i conti e guadagnarci il più possibile sul medio termine. Quindi ricordiamoci anche il contesto in cui ci troviamo. L'obiettivo prioritario di questa proprietà non è andare a vincere la Champions, o magari è a vincere la Champions, ma per quello che ti porta in tasca. Quindi questo è il tema. Ehm, il discorso è, se tu mi dici, prendiamo Fabregas, non ha l'obbligo di vincere lo scudetto, però chiaramente l'obbligo di andare in Champions sì, perché se vai fuori dalla Champions è un disastro. Io personalmente lo capisco, cioè da interista io voglio vedere l'Inter sempre che lotta per lo scudetto, però se tu me lo dici in modo chiaro, ci proveremo con un progetto, con un discorso più ampio ad arrivarci a quel livello là, perché dobbiamo sistemare i conti, perché dobbiamo fare un po' quello che ha fatto il PSG con le dovute proporzioni, razionalizzare i costi e crescere con un nuovo progetto più giovane, eccetera. Lo capisco. Se tu mi dici però riparto da Fabregas perché dobbiamo spendere meno, dobbiamo essere più attenti perché Inzaghi non siamo abbastanza ambiziosi per Inzaghi, poi gli chiedo obbligatorio lo scudetto, se no gli taglio la testa, cioè non ha senso. È anche lì che si crea poi il malcontento, secondo me, dei tifosi, con questa mancanza di chiarezza. Anche perché, e ti vado a concludere, Simo, intanto mi chiedo anche se la dirigenza è quella giusta a livello sportivo per poter fare questo discorso qua, progettuale e di ringiovanimento e più a medio termine. Ecco, questa è una domanda che andrebbe fatta. Seconda domanda è, questi giocatori sono stati sopravvalutati quindi? Ti giro una domanda che mi hanno fatto in tanti nei commenti. Dipende qual è l'asticella sulla base dalla quale li giudichiamo. Sopravvalutati a livello di finale di Champions? Sì. Sopravvalutati in senso assoluto? No, perché io non posso dimenticare quello che comunque hanno fatto questi giocatori ed è per questo che non mi piace per nulla quando li si va ad attaccare in maniera totale, devastante e cattiva a fronte di una sconfitta per quanto brutta e anche un po' imbarazzante, detto sinceramente. Quindi dipende da questo. Se mi permetti di tornare un attimo su quello che hai detto prima, io sorridevo perché io purtroppo di discorsi di questo tipo ne ho sentiti diversi e io come te sarei anche disposto a accettare un percorso di quel tipo, ma sono assolutamente convinto che, anche se lo dicono, tanti tifosi sotto sotto in realtà non lo siano così disposti. E quindi il rischio è che tu mi possa anche dire chiaramente faremo quel percorso lì, ma se poi a fine anno l'Inter non vince niente e non ci si avvicina nemmeno, il discorso non è ah beh, però ci avevano detto così. Il discorso è l'Inter non può fare queste stagioni. E quindi ci ritroviamo tra un anno ad avere lo stesso clima mediatico che c'è oggi intorno ad Inzaghi e magari ad essere anche costretti a tagliare la testa all'allenatore che tu però avevi in mente di portare avanti per 3 anni. Sai perché lo dico? Perché io mi tocca citare ancora una volta il Milan, è un discorso completamente diverso come prospettive e come orizzonti, ma a me è rimasto impresso, non chiedermi perché, quando più di 10 anni fa il Milan caccia Allegri nel 2014 e ingaggia Seedorf. Io mi ricordo, non mi ricordo chi l'avesse detto, ma mi ricordo che il discorso era prendiamo Seedorf a gennaio, era gennaio 2014, perché nella nostra testa Seedorf è quella figura che ci può guidare negli anni prossimi anche attraverso un progetto di rinnovamento. Non eravamo ai livelli dell'Inter di oggi, chiaramente, eravamo molto più indietro, però con le dovute proporzioni la logica è quella. Quindi lo prendiamo a gennaio così, visto che era anche lui alle prime esperienze da allenatore, si ambienta in questi primi 6 mesi di una stagione che comunque è già finita e dall'anno prossimo ripartiamo. Risultato, esonerato Seedorf a fine stagione perché non ne potevano già più. Capito il discorso? Cioè la mia paura è questa, progettare nel calcio, sì, ci sono dei momenti in cui serve, ci sono delle proprietà che te lo impongono per certi versi, ma il tempo e le possibilità non sono
anche se ci sembrano tante, non è detto che lo siano, soprattutto a questi livelli di club. Se lo fa il Sassuolo, se lo fa la Fiorentina, con tutto il rispetto, ok. Se lo fa l'Inter, la mia grande paura è questa, che tra un anno siamo qui a dirci le stesse cose. Sì, non lo so, nel senso che in tanti Un potrebbero. rischio. Sì, io il mio punto di vista su questo l'ho espresso e poi vedremo. Chiudo, Simo, con l'ultima domanda che ti faccio. Secondo te i giocatori avrebbero dovuto andare ai cioè si sarebbero dovuti scusare dopo la partita? In tanti hanno detto mi aspettavo le scuse dei giocatori, nessuno che ha chiesto scusa. È un discorso sempre delicato perché si rischia in un attimo di scadere nella retorica che forse diventa quasi peggiore dell'effetto che avrebbe dovuto fare. Ti dico, per come è maturata questa partita, certe dichiarazioni, essendo fatte a caldo, le avrei evitate. Hanno parlato tutti di orgoglio. Inzaghi, Acerbi, Barella, forse anche Marotta, non ricordo se ha usato questa parola, ma l'ho sentita dagli altri. Ecco, lì, secondo me, lo capisco dopo Manchester City-Inter 1-0. Se tu mi dici siamo comunque orgogliosi. Dopo un 5-0 così si poteva evitare. Poi la parola scuse è anche una cosa che secondo me ti viene un po' sul momento, non è necessariamente una cosa che richiedo testa bassa, togliamo il cappello, non necessariamente, però certe dichiarazioni fatte poi soprattutto a caldo potevano stare un pochino più sul neutrale, aver sentito insistere sul concetto di orgoglio di percorso, per quanto cose anche reali, posso capirlo, soprattutto dal loro punto di vista che ci hanno vissuto 9 mesi ad allenarsi tutti i giorni, a fare le trasferte, posso capirlo, però devi anche capire il momento e che i tifosi sono incavolati neri e magari di quelle cose lì non le vogliono sentire in quel momento lì. Sì, io sinceramente quando mi dicevano delle scuse, cioè mi sono immaginato la scena, Lautaro che va in TV e dice mi scuso perché abbiamo fatto schifo stasera, a me non cambia nulla, cioè stanotte ho dormito un'ora e Sì. avrei dormito, cioè non è che avrei dormito 2 ore perché mi ha chiesto scusa, me ne frega poco, la figuraccia resta, rimane, sono incazzatissimo e stop così, quindi era giusto perché in tanti lo dicevano, però ripeto, capisco che in tanti, questo è il mio punto di vista, ecco, ognuno poi la pensa come preferisce. Simo, io direi che possiamo chiudere qua, anche se di temi, di argomenti ce ne sarebbero. Giustamente ieri nel club ci sono stati tanti elementi simbolici in questa partita, anche Barella stesso che abbiamo detto noi dobbiamo esultare per i calci d'angolo, come dicevi giustamente tu. Barella può andarsi a prendere il calcio d'angolo, invece loro hanno quella cattiveria in più del recuperare il pallone, da lì ripartono e fanno il secondo gol. Quello pure è molto simbolico comunque di questa serata qua. Abbiamo detto degli errori di Di Marco, Çalhanoğlu che è sparito, ma in generale anche Pavard forse non ne aveva, forse ha giocato senza essere veramente al top della condizione, cioè fermo da più di un mese, anche qua incredibile. Per la prima volta giochi una finale in cui in teoria hai la prima partita in cui hai tutti a disposizione, in teoria, sulla carta, eppure cannata completamente. Le migliori partite dell'ultimo periodo le hai fatte con le riserve sostanzialmente, con Como e Torino. Questo è abbastanza clamoroso. Ci risentiremo in diretta alle 19:30 per tutti gli approfondimenti, per continuare la nostra sessione di terapia che sarà piuttosto dolorosa e sofferta in questi giorni. Grazie Simo. Sì, avremo tempo, ecco, di parlare poi anche di questioni più tattiche, eccetera, dove lì, secondo me, per come la vedo io, emergeranno anche qualche cosa in più da correggere sulla gestione di questi 4 anni, che, ripeto, ancora degli errori che io rivedo dal primo anno ci sono oggi e lì Inzaghi deve darci delle risposte. Inzaghi, lo staff, chiunque ci abbia lavorato, deve darci delle risposte. In questo contenuto abbiamo fatto un discorso un po' più ampio, più generale, perché è normale, essendo anche quasi finita la stagione. Alla prossima! Grazie Simo, ci risentiamo, mi raccomando, se vi va iscrivetevi al canale, noi vi aspettiamo nel club di Passione Inter dove stavo guardando un attimo la chat mentre registravamo, è infiammata, quindi vi aspetto su passioneinter.club se vi va di discutere con noi di tutto questo e con la nostra community di interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.